Amiche ed amici, siete a corto di idee all'uncinetto? Ecco voi la mia proposta di oggi. Realizziamo insieme un bel borsello all'uncinetto, super facile, veloce, alla portata delle principianti, da realizzare sicuramente in questo periodo come idea regalo. Occorre davvero pochissimo materiale. Io ho utilizzato degli avanzi, 130 grammi di cordino, che ho lavorato con l'uncinetto 3,5, due bottoni a pressione, ma puoi utilizzare qualsiasi altra chiusura, un moschettone, 30 cm di catena che volendo puoi realizzare all'uncinetto. Spero che questa idea ti piaccia, come sempre ti aspetto giù nei commenti. Sigla! Faccio un cappio e avvio 61 catenelle. Sessanta, 61esima catenella. A partire dalla seconda inizio a lavorare un punto basso in ciascuna catenella sottostante per un totale di 60 punti bassi. Cinquantanove, sessantesimo ed ultimo punto basso. Catenella, giro il lavoro e continuo in righe di andata e di ritorno a punto basso per un totale sempre di 60 punti. Continuerò per questa riga e per tutte le righe successive. Bene, ho terminato le 40 righe totali, faccio una catenella e posso staccare un po' di filo che vado a nascondere sul retro. Lo stesso farò con la coda iniziale. Ho diviso il mio pannello in 3 sezioni, quindi per ciascuna sezione avrò 20 punti. Prendiamo in considerazione intanto i primi 20 punti centrali. Utilizzo un'altra variante perché quella blu mi è terminata, sto utilizzando chiaramente degli avanzi, vi consiglio di farlo. Mi inserisco nel primo punto segnato di 20 e intanto mi blocco con un cappio. Poi entro nello stesso punto e faccio un punto basso e farò un punto basso in ciascun punto che ho al di sotto finché non arrivo al marcapunti. Ok, 20° punto basso. Faccio una catenella, giro il mio lavoro e intanto procedo anche qui in righe di andata e di ritorno a punto basso, lavorando soltanto 20 punti bassi per un po' di righe. Fatte le 15 righe, giro, senza fare la catenella, vado nel primissimo punto e faccio un punto bassissimo. Poi vado a lavorare un punto basso nei prossimi 18. 18. Nell'ultimo punto faccio un punto bassissimo, giro il mio lavoro e procedo per la riga successiva. Salto il punto bassissimo, vado nel primo punto basso e faccio un punto bassissimo. Poi vado a lavorare un punto basso nei prossimi 16 punti, 16° punto basso. Nell'ultimo punto basso, dopodiché l'ultimissimo punto è il punto bassissimo, ma lo saltiamo, facciamo un punto bassissimo. Giriamo il nostro lavoro e ripetiamo le stesse righe. Il primo punto bassissimo lo salto, vado nel primo punto basso e faccio un punto bassissimo. A partire dal secondo inizio a lavorare un punto basso nei prossimi 14 punti. 14° ed ultimo punto basso e nell'ultimo facciamo un punto bassissimo.
mentre subito dopo abbiamo il punto bassissimo, ma come avete visto non lo contiamo assolutamente. Continuiamo in questo modo per altre 2 righe. Bene, ho terminato il mio lavoro, in totale ho 20 righe, abbiamo fatto soltanto 5 righe di diminuzioni e nell'ultimissima riga mi ritrovo, a parte il primo e l'ultimo punto bassissimo, 10 punti bassi. Possiamo fare la catenella, staccare il cordoncino e andarlo a nascondere. Nel frattempo lavoriamo sui 2 lati. Ora spostiamo i 2 marcapunti, contiamo 12 punti e mettiamo il primo nel 12° punto e ripetiamo anche dall'altra parte. Prendiamo altri 2 marcapunti e facciamo lo stesso lavoro sulla parte opposta. Una volta segnati tutti i punti che ci occorrono, pieghiamo in 2 il nostro pannello e facciamo coincidere il punto segnato con il primo marker con l'altro, quindi volendo questo lo togliamo e andiamo a bloccarci i 2 punti che corrispondono. Facciamo la stessa operazione dall'altra parte. Prendiamo ago e filo e andiamo a cucire questa zona. Sono al termine della cucitura, devo bloccare gli ultimi 2 punti. Uno, quelli segnati. Ok, marker lo posso pure togliere. Passo all'interno, tolgo la mollettina che avevo messo per comodità, passo all'interno, vado a bloccarmi il cordoncino con un bel nodino e fisso la mia cucitura. Disperdo un po' di eccesso tra i punti all'interno. Taglio e sigillo per bene. Facciamo la stessa operazione ovviamente anche dall'altra parte e questo qui sarà il nostro risultato, una bellissima cucitura super pulita. Adesso rimettiamo il nostro lavoro per benino, lo sistemiamo in questo modo e dobbiamo fare le ultime 2 cuciture. Prendiamo un'estremità e l'altra, blocchiamo per bene. Volendo ci possiamo anche aiutare con una mollettina. Prendiamo un po' di cordino con il cappio già fatto, ci inseriamo nel primo punto basso dall'altra parte, inseriamo anche il cappio e tiriamo fuori. Andremo a fare un punto bassissimo per ciascuna riga, ci inseriamo nella riga successiva e in quella che coincide e chiudiamo. Ripetiamo nella riga successiva e così via finché non cuciamo tutto. Penultima riga e ultima riga. Stacchiamo il cordino in eccesso e lo andiamo a nascondere tra i punti bloccandolo con un dodino. Lo stesso faremo sulla zona superiore. Ripetiamo lo stesso lavoro anche dall'altra parte. Bene, ora sì che il nostro borsello portafogli è quasi pronto, cuciture effettuate, questo poi sarà il risultato. Possiamo mettere all'interno monete, banconote e insomma carte di pagamento. A questo punto andrei a rifinire la patellina, riprendo il cordoncino, l'uncinetto, mi inserisco al centro della catenella iniziale e mi aggancio con il cappio, quindi lo faccio passare. Così mi inserisco nella prima riga e inizio a lavorare un punto basso. Farò un punto basso per ciascuna riga. Qui ci sono le diminuzioni. Cosa faccio? In questo punto aggiungo un altro punto basso per un totale di 2 e poi vado a lavorare ciascuna riga sempre a punto basso. 1, poi abbiamo l'ultimissima riga,
faccio che aggiungo un altro punto basso nello stesso per un totale di 2 e poi procedo a punto basso, vado a lavorare attorno all'ultima riga a punto basso. Ok, esattamente in questo modo. Ultimo punto basso e ripeto quello che ho fatto prima. Nello stesso punto aggiungo un altro punto basso per un totale di 2, poi vado a lavorare un punto basso nelle 5 righe dove avevo fatto le diminuzioni, qui ripeto quello che ho fatto prima, 2 punti bassi come dall'altra parte, poi procedo lavorando un punto basso in ciascuna riga, ultima riga, poi mi inserisco sempre al centro del punto basso che mi ritrovo e faccio un punto bassissimo, stacco il cordoncino che vado a nascondere proprio all'interno del mio lavoro. Per completare il nostro borsello portafogli è necessario inserire e applicare qualche chiusura, dunque io sto optando per questi bottoni a pressione che sono troppo carini, già ne ho applicato uno e ne applicherò un altro proprio qui e si aprono in maniera davvero facile. Mi piace insomma come idea. In alternativa potete utilizzare sempre un bottone magnetico da cucire o uno o due oppure un bottone normale. E mentre andate a fare il giro di rifinitura andate a realizzare un'asola con delle catenelle e quindi andate a chiudere il vostro borsello. Innanzitutto posizioniamo questo qui, quest'altro pezzettino proprio qui e utilizziamo questo strumentino, lo inseriamo all'interno e con un colpo di martello praticamente lo fissiamo. Lo faccio ovviamente fuori camera perché qui altrimenti distruggo tutto, mentre le altre due metà le vado a fissare proprio accanto, quindi questa la inserisco all'interno del mio borsello, ok, l'altra parte va proprio sopra e poi si utilizza l'altro strumentino, lo inseriamo anche qui colpo di martello e si fissa tutto molto velocemente. Ok, bene, siamo alla fine, ho fissato anche i due bottoni a pressione, guardate, oltre che belli stanno abbastanza bene, sono davvero funzionali, il nostro borsello si chiude perfettamente. Se vogliamo, per impreziosire ulteriormente il nostro regalo, possiamo prendere 30 cm di catena oppure facciamo 30 cm di catenelle, si ritorna indietro a punto basso per una riga o per 2 righe e si fissa il tutto in un moschettone proprio come questo che sto utilizzando io e lo possiamo benissimo fissare proprio qui dove abbiamo la piega nella cucitura, tranquilli che guardate, anche se tiro il mio lavoro non si danneggia la lavorazione, comunque serve proprio da presa, vi consiglio comunque di aggiungerlo, è un qualcosa in più. Chiudo, vi faccio vedere e voilà, troppo grazioso. Ma inseriamo all'interno qualcosa, possiamo mettere all'interno delle carte, il lavoro è abbastanza profondo quindi a voglia, dei soldini anche dall'altra parte per esempio e un po' di monetine, così vediamo, le metto al centro. Ok, ne metto un bel po' così vediamo se il nostro lavoro si chiude, perché vi ripeto deve essere funzionale. Chiudiamo il tutto, sì, a voglia, super funzionale, bellissimo, molto davvero soddisfatta. Vediamo anche quanto misura il nostro borsello, siamo a 13 cm e ha un'altezza da 11 cm, la profondità ovviamente parla da sé.